sono Mimi e in questo video ti propongo di fare i preparativi per Halloween con me. Manca un mesetto, quindi questo è il momento perfetto per decidere come passare il tempo che ci separa da Halloween. Ognuno di noi è diverso, ma per quanto mi riguarda, i piccoli rituali come prepararsi ad Halloween, Natale e così via mi aiutano a dare senso allo scorrere del tempo e a trovare piccoli momenti di felicità e piacere quotidiano. Durante gli ultimi anni ho quindi deciso di dedicare il mese di ottobre alla visione e lettura di opere a tema, ossia horror, oppure con figure tipicamente di Halloween come vampiri, zombie, streghe e così via. Nel tempo ho visto e letto tante cose diverse, alcune bruttine sinceramente, altre invece molto belle. Questo video è dedicato a quest'ultime. Infatti oggi consiglierò alcune fra le opere che mi sono piaciute di più, ovviamente senza assolutamente alcun tipo di spoiler. Quello che ti propongo è di sceglierne alcune e di provare ad aspettare Halloween con me. Ho deciso di includere 2 opzioni per ogni tipo di medium, una più veloce e una più impegnativa, così che tu possa trovare qualcosa per te anche se hai poco tempo disponibile. Cominciamo! Partiamo dalla televisione e nello specifico da un film, Two Sisters, di Kim Ji-eun. In coreano il titolo è questo. Nella mia vita ho visto diversi film e devo dire che, stranamente, quelli che mi hanno ispirato sentimenti di turbamento, paura o proprio orrore, spesso non erano di genere esplicitamente horror. Una delle poche eccezioni è questo film. Se sei un amante dei film coreani, probabilmente lo conosci già, è il film horror sudcoreano di maggior successo, sia economico che a livello di critiche. Consiglio di guardarlo in lingua, anche se esiste una versione in italiano. La storia parla di 2 sorelle e della loro relazione complicata con la nuova compagna del padre, una sorta di vera e propria matrigna che sta cercando di sostituire la madre delle ragazze, ormai scomparsa. Nella villa in cui si svolgono i fatti, inoltre, si aggirano presenze inquietanti. Indovina? La casa è infestata. Two Sisters è un dramma familiare narrato con cura. Nella prima ora getta degli indizi, nell'ultima mezz'ora ti fa vedere cosa tutto significava, elementi horror compresi. E se non capisci qualcosa, puoi sempre fare come me e andare a leggere la trama su Wikipedia per avere la certezza di non perderti nessun dettaglio. Non ti preoccupare comunque, non è che la storia sia incomprensibile, dipende se sei una persona un po' disattenta o lenta, tipo me. Anche se secondo me questo è positivo, in un certo senso, perché rende i rewatch più soddisfacenti. Le scene horror non sono moltissime, ma sono abbastanza horror, tanto che l'attrice a cui il regista aveva inizialmente chiesto di fare la protagonista, ossia, perdonami il coreano orribile, Chon Chi-hyun, ha rifiutato perché pensava che la sceneggiatura fosse troppo paurosa. In effetti la tensione è forte per tutta l'opera. Le emozioni di paura però non sono le uniche evocate dal film. Il motivo musicale nostalgico che risuona durante tutta l'opera gli dà una tonalità triste e malinconica. L'ambientazione stessa è una bellissima campagna, fuori da ogni epoca, una sorta di locus amenus che rende ancora più scioccanti gli eventi drammatici che in essa avverranno. Veniamo alla serie TV per chi ha un po' più di tempo. Anche se ci sono tante serie con elementi horror che ho visto e che consiglierei, oggi ho deciso di parlarti di Midnight Mass di Mike Flanagan, una miniserie Netflix in 7 episodi. Il regista è famoso per altre serie horror pubblicate su Netflix, ma credo che fra tutte Midnight Mass sia ad oggi la sua serie più matura e completa. La storia parla di una piccola comunità cattolica che scivola lentamente verso la più totale rovina. Questo non è uno spunto particolarmente originale, anzi, per l'appunto vedrai che in questo video parlerò di un'altra opera che ha proprio questa trama. Giuro che non l'ho fatto apposta. Ma Midnight Mass si distingue, oltre che per l'ottima regia e fotografia, per l'intelligenza con cui tocca le tematiche religiose, fino a dissacrarle, deturpandole completamente. E per me l'orrore sta proprio qui, prima ancora che nelle scene a volte cruente, ossia nel modo puntiglioso e sensato con cui ogni pilastro della religione cristiana viene abbattuto. Ma questo non in quella che potrebbe sembrare una critica alla religione cristiana, bensì ciò che l'autore critica dal mio punto di vista è il suo fondamentalismo, il suo utilizzo distorto, perverso, per innalzare e legittimare i desideri ed i bisogni umani più biechi ed egoistici. Ne risulta un'opera disturbante che ci parla di rinascita e redenzione, ma anche isolamento, conformismo patologico e peccato nel suo senso più ampio.
Midnight Mass è morbosamente affascinante, a tratti molto teatrale e psicologica, a tratti lenta e un po' pesante, con i suoi lunghi monologhi, ma nonostante una premessa, come ho detto, non proprio originale, non risulta mai scontata. E anche se la prendi semplicemente come un horror, se magari nel momento in cui la guardi non hai la forza mentale di star troppo dietro ai suoi discorsi filosofici, non è comunque niente male. Personalmente mi ha tenuta davvero incollata allo schermo, appassionandomi fino alla fine. Next one is una storia decisamente più dolce e leggera. Già, perché chi ha detto che Halloween non può essere anche dolce? Dopo aver visto una puntata di Midnight Mass, avrai bisogno di qualcosa di più rilassante per riprenderti. Questa breve serie manga creepy cute è la scelta perfetta. Kuro, realizzato da Somato in 3 volumi editi dalla J-Pop. La storia è ambientata in uno strano villaggio infestato dai mostri. La protagonista, un'orfanella che vive sola in una grande casa, dovrà scoprire la verità sul proprio passato e sul suo inquietante gattino Kuro. La serie ha una parte episodica in cui Kuro fa, non so come spiegarlo, diciamo che fa cose strane, tipo queste. E poi c'è sempre una parte di storia vera e propria, con una trama che progredisce lungo il corso dei 3 volumi. Questo manga è visivamente grazioso, dolce e un po' inquietante, il giusto per Halloween. Inoltre è stato il primo manga che ho letto in giapponese, quindi se stai studiando la lingua, perché non provarlo? Se invece vuoi qualcosa di più tosto, ti propongo Dragon Head, realizzato da Minetaro Mochizuki. 10 volumi di survival, thriller, catastrofico, mystery. Ci sono tanti aggettivi che potrei usare per descrivere questa serie. Ma l'esperienza migliore, secondo me, è buttarsi a capofitto in questo manga, senza sapere niente, vivendo la storia attraverso gli occhi dei personaggi. Grazie all'ottimo visual storytelling, il potere immersivo di questo manga è enorme ed il lettore ne viene come risucchiato completamente all'interno, o almeno così è stato per me. In questo modo sperimenterai, mentre sei in gita con la scuola, una catastrofe. Ti troverai in pericolo di vita, ma la vera paura verrà da una semplice domanda. Cosa sta accadendo? La mancanza di informazioni renderà la realtà incomprensibile e minacciosa. Non riuscendo a capire cosa sta davvero accadendo, non saprai neanche come muoverti ed ogni tua azione sarà minata dall'incertezza e dalla paura delle sue conseguenze. Stai davvero facendo la cosa giusta? Insieme ai protagonisti affronterai una situazione disperata dietro l'altra, in una spirale thriller senza fine. Il mondo, sull'orlo del collasso, rischierà continuamente di crollarti addosso, schiacciandoti. Situazioni estreme e un'atmosfera soffocante, illustrate divinamente da Mochizuki, rendono questo manga il più opprimente che io abbia mai letto, per lettori coraggiosi e psicologicamente forti. Continuando con le opere nipponiche, ma questa volta in formato audiovisivo, consiglio il film Sogno di una notte di mezz'estate. E no, non sto implicando che Shakespeare era in realtà giapponese. Sto parlando di un film anime del 2005, in lingua originale intitolato Manatsu no Yoru no Yume. Questo film non è molto conosciuto, però a tutte le persone a cui l'ho fatto vedere è piaciuto molto, quindi adesso è arrivato il momento di consigliarlo a te. È un film originale spin-off della serie XXX Holic delle Clamp. Per la verità è anche stato distribuito in Italia un sacco di anni fa in un'edizione con un booklet super carino. Quindi è doppiato in italiano, perfetto per i miei amici miopi o che hanno problemi a leggere i sottotitoli. Comunque, non serve assolutamente conoscere alcunché della serie originale. Puoi vederlo senza informarti minimamente. I personaggi sono gli stessi di Holic, un ragazzo in grado di vedere gli spiriti, un altro ragazzo che invece li respinge e una potente strega. La storia comincia quando i tre vengono invitati ad indagare su una villa bellissima e sperduta, in cui si sta tenendo un raduno per collezionisti. È ovvio che questo film costruisce sul tema villa infestata, ma lo fa in modo originale. L'ambientazione è così immersiva, conturbante e ben resa che lo spettatore si troverà voglioso di scoprire gli ambienti della villa insieme ai protagonisti. Degli ambienti da sogno, come suggerisce il titolo, immersi fra realtà e illusioni, molto curiosi e particolari. Direi che è proprio l'ambientazione la protagonista di questo film e il motivo principale per cui lo consiglio. Metti il film, rilassati sul divano con una copertina, una tazza calda e, importantissimo, qualcuno a cui urlare Chia! nelle orecchie. Perfetto per l'autunno, no?
Se invece vuoi un anime più lungo, è arrivato il momento di vedere Shiki. Questa serie ha 22 episodi, più 2 speciali che consiglio di guardare, ed è del 2010. L'estetica è indubbiamente vecchio stile, e non solo, è proprio pazza. Più volte sono scoppiata a ridere durante la visione dell'anime per questa o quella capigliatura improbabile. Ma mi piace pensare che anche questa sia una caratteristica tipica dell'anime, che contribuisce a renderlo stilisticamente peculiare e a dargli un'identità tutta sua. La trama di Shiki assomiglia a quella di Midnight Mass, come avevo anticipato prima. Anche questa storia riguarda un piccolo paese che si trova a fare i conti con entità soprannaturali molto pericolose. Come Midnight Mass, ma in modo atipico per una serie anime, non ci sono veri e propri protagonisti. La serie segue tanti abitanti diversi del villaggio, raccontando la storia del paese attraverso le loro vite e la loro risposta alla catastrofe silenziosa. L'estetica stramba potrebbe allontanare da questo anime o farlo sottovalutare, ma è un bell'anime e si merita una chance. La regia gestisce sapientemente suspense e thriller, partendo con una narrazione lenta ed ingranando lentamente via via che ci si addentra nel baratro. I personaggi sono inusuali e strambi, talvolta caricaturali e grotteschi, tutti così diversi fra loro che sarà per te difficile non affezionarti almeno ad uno. Io ho adorato Muroi e Sunako, il prete e la bambina per intenderci, ma il personaggio con cui sono entrata più in risonanza è Megumi Shimizu, una ragazzina amante della moda alternativa che si sente intrappolata nella vita di paese e che sogna di andare a vivere nella grande città, dove non verrà più giudicata. Mentre Midnight Mass parla del concetto di sacro e della religione, Shiki parla di giusto e sbagliato, di diritto alla vita, di umanità. Ci sono molti dialoghi che mi hanno toccata e molte tematiche che Shiki esplora con profondità che non sempre ci si aspetterebbe da un anime. Ultimo ma non meno importante, Shiki porta con sé una carica emotiva impressionante, anche grazie al bellissimo soundtrack, con un coro sublime e una bellissima e solenne orchestra. Non solo uno dei miei anime preferiti per Halloween, ma uno dei miei anime preferiti in assoluto. Fammi sapere che ne pensi se lo guardi, ok? Passiamo ai libri. Li ho messi per ultimo perché tanto ormai nessuno vuole più leggere. Scherzo. Il primo libro halloweenoso che ti voglio consigliare è Coraline di Neil Gaiman. Come tutti i libri per bambini ben fatti, Coraline può essere apprezzato anche dagli adulti, ma rimane un libro breve, perciò è perfetto se non hai l'abitudine di leggere o se sei a corto di tempo. Nonostante questo, Coraline è un horror di tutto rispetto, anzi, ti confesserò che è probabilmente l'unico libro che mi ha fatto davvero paura. In questo libro Neil Gaiman catapulta la sua piccola protagonista, Coraline, in una realtà parallela, che fa di tutto per sembrare la copia migliorata della sua, ma che invece, chissà. La trama è quella avventurosa tipica della letteratura per ragazzi, ma l'atmosfera è tutta diversa, inquietante e surreale. Più che far appassionare e divertire il lettore, lo fa sentire a disagio, incuriosito, sì, ma sempre un po' sulle spine. Le peculiari caratteristiche dell'altra realtà in cui Coraline si ritrova sono rese ancora più stranianti e disturbanti dalle illustrazioni di Dave McKean, che arricchiscono il volume sia in italiano che in lingua originale inglese. Se già ti piace Neil Gaiman, questo è un must read di Halloween, altrimenti potrebbe essere una buona occasione per scoprire l'autore. Il secondo libro adatto ad Halloween è una scelta un po' atipica. Sto parlando de L'uomo che ride di Victor Hugo. Fra i romanzi di Hugo, questo non è il più famoso, ma forse lo conoscerai già. Per esempio, il protagonista ha ispirato il Joker di Batman. La premessa della storia, infatti, è che il protagonista è deturpato in volto da un sorriso perenne, frutto di operazioni chirurgiche fatte da dei mercanti nomadi per venderlo ai nobili quando era bambino. Il libro segue la sua storia nella Londra di inizio Settecento. L'uomo che ride è un libro per romantici e temerari. Ti stupirà con la sua prosa sublime e la sua trama intelligente, ma è un bel mattone e ci sono delle parti francamente pesantissime. Nonostante questo è uno dei miei libri preferiti e lo consiglierei senza nessuna indecisione a chi ama leggere. Ma perché proprio per Halloween? Questo libro vortica continuamente fra due estremi, passando dal buio alla luce, dall'orrido allo splendido, dalla disperazione all'estasi, e quando esplora l'abisso lo fa benissimo. Poche scene in letteratura mi hanno fatto percepire l'oscuro vuoto della morte e della paura, come la scena della forca e tutta la sequenza della nave nella prima parte dell'uomo che ride. Ancora mi stupisco di non essermele sognate la notte. Insomma, oltre ad essere un bellissimo libro,
Quest'opera contiene delle scene paurose indimenticabili che non puoi proprio lasciarti scappare questo Halloween. Se sei interessato o interessata, dato che ha svariate centinaia di pagine, ti consiglio di cominciare subito. Sono arrivata alla fine di questo video, ma il mese di Halloween è solo all'inizio. Cosa leggerai o guarderai? Fammelo sapere con un commento. E ricorda di seguirmi sui miei social e di iscriverti al mio canale se vuoi sapere quando pubblicherò il prossimo video. Ti ringrazio tanto per l'attenzione e ti auguro un boo on Halloween. Ciao!